Allora, raccogliamo tutto il cordoncino che si è srotolato sul pavimento. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet, io sono Simona ed oggi realizzeremo come al solito un qualcosa di utile, semplice e veloce alla portata di tutti. Stavolta ho intenzione di utilizzare il cordoncino da 2 mm che trovi su momiscrochet.it in questa bellissima variante tortora. Utilizzerò anche una delle mie basi in legno perché mi garantirà sicuramente la struttura perfetta che io cerco in borse e non solo, da 15 cm con fori da 0,5 stavolta per poter lavorare la base col cordino da 2 mm. Uncinetti di lavorazione sicuramente il numero 3 per lavorare attraverso i fori della base, 3,5 per il resto della lavorazione. Ho in mente di lavorare un bellissimo punto all'uncinetto che è semplice, alla portata di tutti, ripeto, ma davvero d'effetto. Io a questo punto direi di partire, come al solito non so cosa uscirà fuori da questo progetto, ma intanto iniziamo e poi vediamo. Sigla! Intanto faccio un cappio che tengo sull'uncinetto. Sto utilizzando il numero 3. Nel primo foro lavoro 2 punti bassi. Nel foro successivo ne lavoro 1. Nel foro successivo lavoro 2 punti bassi. Nel foro successivo ne lavoro 1. Per tutti i fori che ho sulla base alternerò 2 punti bassi e un punto basso. Nel penultimo foro lavoro 2 punti bassi, mentre nell'ultimo ne lavoro 1. Vado nel punto basso successivo, nel primo in costa dietro, quindi lavoro solo la metà asola dietro e lavoro il primo punto basso del giro numero 2 che vado a segnare col marcapunti. Oltre al primo punto in costa lavoro altri 7 punti in costa consecutivi per un totale di 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nel nono punto lavoro un aumento, 2 punti bassi nello stesso punto. Dal punto successivo ripeto 8 punti bassi singoli consecutivi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nel nono punto lavoro un aumento, 2 punti bassi nello stesso punto, sempre in costa dietro. E per tutti i punti che abbiamo al di sotto continuiamo in questo modo. 8 punti singoli, un aumento. Termino il giro con gli ultimi 8 punti bassi singoli consecutivi. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nel nono punto concludo con un aumento, 2 punti nello stesso. Non vi ho detto prima che durante il giro numero 2 di aumenti ho cambiato il numero di uncinetto e sono passata al 3,5. Tolgo il marcapunti nel primo punto e inizio con il punto prescelto, semplice ma d'effetto, che puoi utilizzare per qualsiasi creazione handmade. Stavolta prendo il punto pieno, quindi entro, passo con l'uncinetto e prendo entrambe le asole, prendo il cordino ed esco fuori. Ripeto lo stesso lavoro nel punto successivo, prendo il cordino ed esco fuori. Ho 3 asole sull'uncinetto, prendo il cordino e chiudo tutto. Dopo aver fatto questo metto innanzitutto il marcapunti, importantissimo, dopodiché faccio una catenella di separazione. Vado nel punto successivo, entro, prendo il cordoncino,
ripeto nel punto successivo, 3 asole, chiudo tutto, catenella. Nei prossimi 2 punti successivi ripeto, tre asole e chiudo, catenella di separazione. Quindi 1, 2, chiudo tutto, catenella, 1, 2, chiudo tutto, catenella, 1, 2, chiudo tutto, catenella, e ripeto questa sequenza di punti per tutto il giro. Al termine del giro ti rimarranno gli ultimi 2 punti. Intanto faccio la catenella perché non l'ho fatta prima, entro nel primo ed esco fuori, entro nel secondo punto, esco fuori, 3 asole, chiudo tutto e poi faccio una catenella. Giro numero 3, considerando il primo fatto sulla base completato. Procediamo per il giro numero 4. Tolgo il marcapunti, entro sia nel primo che nel secondo punto. 1 e 2. 3 asole e chiudo tutto. Intanto vado a mettere il marcapunti nel primo punto, dopodiché, proprio come ho fatto prima, faccio una catenella. Quindi nei primi 2 punti prendo il cordino e poi chiudo tutto, catenella. Entro nei primi 2 punti, chiudo tutto e poi faccio la catenella. 1, 2, chiudo tutto, catenella, e continuo in questo modo per tutto il giro finché non lo termino. Quando lo terminiamo non facciamo altro che ripetere quello che vi ho mostrato poco prima. Andiamo a lavorare i primi 2 punti, poi facciamo la catenella. Mi raccomando, segniamo sempre il primo punto del giro. Bene amiche ed amici, in totale ho fatto 10 giri, considerando anche il primo giro sulla base a punto basso e il giro a punto basso in costa dietro con gli aumenti. Guardate come cresce perfettamente il corpo del progetto su una base rigida in legno come la mia. Intanto tolgo la catenella e vado direttamente nel primo punto segnato con il marker. Faccio un punto bassissimo, un altro punto bassissimo nella catenella, e sono 2, ne faccio un altro, 3, 4 e 5. Bene. Prendo un po' di cordino, taglio e con un ago vado a chiudere in maniera invisibile il centro dell'ultimo e voilà. Vado a nascondermi pazientemente questo cordino sul dietro. Adesso prendo questo cotone sottile che lavorerò con l'uncinetto 2,5. Possiamo fare un cappio per comodità. Partiamo da dove abbiamo chiuso. Vado non nella catenella ma nel punto precedente. Prendo il filo e chiudo punto basso. Poi faccio 2 catenelle. 1, 2. Salto la catenella successiva e vado nel punto successivo. E lavoro un punto basso. Quindi 2 catenelle di separazione, salto un punto e vado nel successivo. Qui è il punto bassissimo di chiusura. Lavoro anche la coda dietro, faccio un punto basso, quindi 2 catenelle di separazione, salto un punto, vado nel successivo, un punto basso, e per tutto il giro al momento continuo in questo modo. Sono quasi alla fine, 2 catenelle, salto un punto, vado nel successivo e concludo con 1, 2 catenelle e con un punto bassissimo nel primo punto basso. Quindi chiudo, faccio una catenella,
Giro il mio lavoro e parto proprio da qui, dal primo punto basso, e faccio un punto basso. Prendo il filo, salto le catenelle e vado nel punto basso successivo, faccio un punto alto, un secondo punto alto, un terzo punto alto, 2 catenelle e 3 punti alti sempre nello stesso punto basso. 1, 2 e 3. Punto basso successivo, entro, prendo il filo e faccio un punto bassissimo. Prendo il filo, vado nel punto basso successivo e ripeto 1, 2, 3 punti alti, 2 catenelle di separazione e altri 3 punti alti nello stesso punto basso. Vado nel punto basso successivo e chiudo a punto bassissimo e di nuovo prendo il filo, vado nel punto basso successivo e lavoro i miei 3 punti alti, 2 catenelle di separazione e 3 punti alti. Continuo in questo modo per tutto il giro, ci vediamo alla fine per vedere come chiudere e continuare. Devo lavorare l'ultimo ventaglietto fine giro, nello stesso tempo per gli ultimi 2, quindi questo che stiamo lavorando insieme è il penultimo, sto utilizzando un altro avanzo perché quello precedente è finito. Con quello avevo realizzato la bordura alla borsa Carol, se vi ricordate. Quindi ho fatto fuori un altro avanzo e qui ne ho un altro, non male, tra l'altro stessa tonalità colore, non si nota assolutamente il cambio di filo, ottimo direi. E poi semplicemente vado nel primo punto basso e vado a chiudere con punto bassissimo, ma per evitare questo scalino possiamo anche chiuderci nel primo punto basso. Ok, quindi faccio una catenella di sicurezza e stacco il filato. Mi fermerei anche qui, ho fatto un po' di prove, però credo che lascerò tutto il lavoro in questo modo perché mi piace molto di più. Semplice, cose semplici. Allora, vado a nascondermi il filo accuratamente ed il gioco è fatto. Amiche ed amici, io direi di sistemare un attimino questa bordura realizzata all'uncinetto direttamente sul corpo cesto. Wow, guardate che meraviglia! Molto molto bello. Se vi ricordate, qualche tempo fa avevamo realizzato insieme questo su base quadrata col cordino da 5 mm, avevo fatto il fiocchetto con un nastrino. Stavolta invece ho deciso comunque di mantenermi sempre sulle stesse tonalità neutre e di fare il bordino direttamente all'uncinetto riutilizzando un po' di avanzi. A sto punto mi posso andare a sistemare gli altri profumini qui, vediamo quelli che ci entrano, magari questi che sono più piccini li metto qui, perfetto, questo ci entra pure, sì, ok, questo invece lo metto qua, perfetto, li ho sistemati tutti finalmente, wow, troppo graziosi, mi piacciono troppo. Ovviamente ne ho 3, 1, 2 e l'altro dietro lì in fettuccia, 3 materiali diversi. Tra l'altro c'è il tutorial anche di quello lì in fondo che vedete, se vi può interessare. Magari vi lascio la playlist dei vari accessori per la casa qui sotto questo video. Beh, a questo punto fammi sapere se questo contenuto ti è stato utile e se proverai a replicarlo. Come sempre ti ricordo che trovi tutti i materiali utili per questo e altri progetti su momiscrochet.it, a partire dalla base tonda in diverse forme, in diverse misure, fino al cordoncino per borse e non solo. A questo punto ti ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, ti do l'appuntamento a questo venerdì con un nuovo tutorial. Un bacino a tutti!